Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento, la regina dei rally Lancia Stratos HF Livrea Alitalia edizione Centauria in scala 1/8, uscita numero 31 del grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Mitica storica targa Torino. E lo so, voi avete già montato tutto perché sono in ritardo, ma se guardate quello che c'è nella mia playlist capirete perché sono in ritardo. Sto costruendo 6 modelli, quindi c'è veramente tanto da fare. Comunque, questa volta ce l'ho fatta, ho preso anche il 32 e quindi subito dopo questo video di montaggio andremo anche a montare il numero 32. Diamo solo un'occhiata molto veloce all'interno del fascicolo perché, come sapete, questo è un fascicolo molto povero, c'è scritto poco sulla storia di questa grande auto e questo è un gran peccato. Secondo me meritava di più, così come per le altre collezioni che sto facendo. Questi sono i contenuti che abbiamo trovato, poi andremo a vederli nel dettaglio. Fasi di montaggio molto semplici. L'unica cosa, ma l'avete ormai capito tutti, qua c'è un errore, ti fa vedere che il pezzo va montato al secondo foro, mentre invece va al terzo foro, partendo da qui, e lo si evince da questa foto, 1, 2 e 3. Solo questo è l'errore. Ma chiunque anche non se ne fosse accorto dalle foto, nel momento in cui ha messo la barra diagonale di sinistra per andarla ad attaccare al telaio, si è accorto che ovviamente la barra era più corta, non arrivava questa poi con la vite che andremo a mettere dopo per fissarla, che è la DM. Ricordatevi il consiglio che vi ho dato: incollatevi tutti i tubi perché vi si staccheranno poi col tempo. Mettete la colla con uno stuzzicadenti all'interno del tubo e lo inserite nel perno. Non mettete la colla sul perno perché se ne mettete troppa, quando andrete a inserire il tubo ve la porta giù e si vede il cordone ed è bruttissimo. Questo poi è il montaggio finale, il risultato. Ecco qui. Questa è l'unica mezza pagina di storia che ci danno per quest'auto. Peccato, insieme all'altra dietro. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, e a quelle che mi visualizzano ma si dimenticano di iscriversi, se avete piacere ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist perché troverete altri modelli e ogni modello ha un gruppo dedicato su Facebook. Le ultime 3 cose e poi procediamo subito al montaggio. Questa è importante per la vita del mio canale, che poi di fatto è anche il vostro canale, che siete voi che mi guardate e consentite a me di poter andare avanti. Ci sono 3 metodi per aiutarmi. I primi 2 sono economici da parte vostra e quindi ecco, li salterei proprio, però ve lo dico lo stesso. C'è un link in descrizione che si chiama Patreon, dove se vorrete potrete dare un aiuto economico per sostenere il canale. Il secondo è sotto ogni video dove c'è scritto mi piace, c'è scritto anche grazie. Se cliccherete sopra la scritta grazie potrete fare una donazione, però sappiate che oltre la metà di quella donazione io non la riceverò. Mentre invece, e opterei per questa, non che non mi piacerebbe ricevere degli aiuti economici per far crescere il canale e comprare attrezzatura, ci mancherebbe, ma non navighiamo nell'oro né io né voi. Quindi ecco, quello che vi chiedo: quando vedrete la pubblicità e dopo pochi secondi salta annuncio, non lo saltate l'annuncio, anche se sono più pubblicità, perché i video
durano di più necessariamente, perché sapete che io non mi occupo del solo montaggio, ma cerco di aiutare tutte le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini, evitando loro di fare danni e cercando anche di farli rimontare nel miglior modo possibile. Quindi troverete più pubblicità e magari dureranno anche qualche secondo in più. Ecco, questo vi chiedo. Non saltateli gli annunci, solo così, se davvero vorrete aiutarmi, lo farete, perché potere lo potete fare, dipende da voi. Grazie ragazzi. E abbiate pazienza, voi avete subito voglia di vedere il montaggio, ma se non si paga il biglietto al pullman, non lo paghi oggi, non lo pago domani, il pullman viene soppresso. Non vorrei che il mio canale facesse la stessa fine, per quello ve lo dico. Io mi sono già fatto il montaggio delle viti, mi sono creati i filetti per evitare appunto di fare video ulteriormente più lunghi del necessario. All'interno troviamo 4 serie di viti AM, DM, CM e c'è anche la SM, che però, come vi ho detto, ho montato già prima il modello per vedere appunto cosa consigliarvi, ed evidentemente mi è rimasto attaccato il nastro qui adesivo da qualche parte. Comunque sappiate che c'è anche la SM. Poi abbiamo queste 2 barre che sono trave verticale superiore di sinistra L, trave verticale superiore destra R, e poi abbiamo la barra diagonale di sinistra, questa, la L è qui, e la destra R. Non date per scontato che siccome dal momento che questa è la R, questa ovviamente Michele è la L. Non è così, perché potrebbero sbagliarsi da Centauria e mettervi 2 barre uguali. Quindi controllate sempre ogni pezzo e contate i pezzi, perché non è la prima volta che succedono queste cose, può succedere. Allora, prima cosa da fare: prendiamo la vite AM, questa, e andiamo a avvitarcela qua sotto. Cerco di mettere un po' più di luce, vediamo se ce la faccio. Ok? Ci creiamo il filetto con il lubrificante, avvitiamo bene, così, ve ne faccio vedere solo una. E poi la svitiamo, facciamo la stessa cosa con l'altra, vedete, io qui l'ho già fatto. Abbiamo detto che iniziamo con la sinistra L, quindi prendiamo il pezzo così, questo è L, questo è anche L, perfetto. Prendiamo la vite, la mettiamo nel terzo foro, 1, 2 e 3, così. Prendiamo questa e avvitiamo. Guardate con che semplicità una volta che vi siete creati i filetti. Avete visto? Ok, facciamo la stessa cosa con l'altra. Quindi prendiamo questa, svitiamo la vite, vi ricordo che è la vite AM, bene, terzo foro e avvitiamo.
guanti all'inizio, non lo faccio perché è di plastica. Non è di plastica perché così hanno deciso di farlo di plastica, è perché, come tutti gli amanti di quest'auto sanno, il cofano anteriore e il coprimotore sono in vetroresina. La scocca sarà di metallo, presumibilmente, e guardate quanto metallo abbiamo qui. Quindi ecco, l'importante è che il modello sia bello, e lo è. Bene, a questo punto prendiamo quello che abbiamo montato, eccolo qui, e lo mettiamo come in figura. Questa, abbiamo i puntini qui, lo mettiamo proprio così, ok? Poi prendiamo una vite AM e andiamo a crearci questo filetto che io ho già fatto, vedete? Questa è la vite AM. Poi prendiamo la vite CM e andiamo a crearci quest'altro filetto qui. La vite CM è già qui. Poi prendiamo una vite DM e andiamo a metterla qui. La vitiamo fino in fondo, creiamo il filetto, poi la svitiamo e la lasciamo così, a metà, che possa passare questa parte poi all'interno senza dover rimettere la vite. Bene, a questo punto andiamo a montare subito la parte sinistra, quindi la L, eccola qui, svitiamo le due viti, vedete che questo balla, non è un problema, l'ho lasciato molle perché poi andrò, una volta montate tutte queste barre, a stringerlo da sotto. Ecco qua, inseriamo sotto questo, se non basta svitiamo ancora, ma penso che basti, vediamo, svitiamo ancora un po'. Ok, ok, così, voilà. Rimettiamo le viti, qui abbiamo la CM, questa, non stringiamola tutta subito, qui abbiamo la AM, questa, e poi andiamo in battuta la parte bassa qui e stringiamo. Fate attenzione abbiamo questo segmento che esce, ecco, non dovete accavallarlo, deve essere proprio a filo all'interno, in battuta con il telaio, e stringiamo. State attenti a non schiacciare troppo il telaio perché avete le marmite dietro, eh? Tenete sempre una mano sotto come ho fatto io. Adesso possiamo stringere questa vite e anche l'altra. Poi tra qualche giorno controllatevi tutte le viti perché un po' si assestano e diventano più molli e quindi le stringerete. Bene, facciamo la stessa identica cosa dall'altra parte. Quindi montaggio molto semplice, ci svitiamo questa vite che è la CM e quest'altra che è la AM. Mettiamo il pezzo, ok,
Ma quanto è bella questa riproduzione di questa splendida regina, quanto è bella. Io sono soddisfattissimo. Incollatevi anche, un consiglio che vi do, le pompe della benzina con i tubi, incollatele. Queste, perché vi cadono, vi si staccano. I tubi uguali, incollateli tutti. Datemi retta, ragazzi, eviterete brutte sorprese con il tempo. Bene, andiamo a stringere adesso queste viti sotto delle travi, queste qui che ballavano prima. Ecco fatto, perfetto. E abbiamo finito il montaggio. Che bellezza, che bellezza. Bene, adesso metto un attimo il video in pausa, prendo tutto quello che ho montato fino al numero 31, ci salutiamo e preparo subito ce l'ho fatta, il video numero 32. A dopo. Ed eccoci qua. Questo è quello che ho montato fino al numero 31. Guardate che spettacolo questo modellino. È bellissimo. Bellissimo. Meraviglioso. Sono veramente soddisfatto. Tutte e 6 le luci poi funzioneranno grazie a dei LED. Gruppo fari secondari, gruppo fari primari, copri, gruppo fari secondari. Meraviglioso. Avete visto con la mia modifica? Andate a vederla nel video. Guardate con che semplicità si gira. Non c'è più nessun attrito nelle righe che ci sono sulle barre. Questo è quello che abbiamo appena montato. Il volante in metallo verniciato. Questi poi saranno sicuramente i tubi che andranno ai radiatori anteriori, perché qua c'è la pompa dell'acqua, quindi sicuramente sì. Che bello, sta venendo magnificamente bene. Poi adesso andrò subito a fare il numero 32 e monteremo, ve lo dico subito, portamozzo posteriore di sinistra e c'è anche la molla dell'ammortizzatore. Che bella, guardate, verde, proprio bella. Bene, ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo. Michele vi dà appuntamento al video successivo. Vado subito a prepararlo, il 32. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. E se volete darmi un'ulteriore mano, oltre a quello che vi ho detto prima, mi raccomando, giratevi dall'altra parte, ma non saltate l'annuncio, mi raccomando, anche se ce n'è qualcuno in più. Ragazzi, almeno quello potete farlo. Grazie. Dicevo, mi raccomando, potete anche prendere questi video e condividerli nei gruppi dedicati. Ciao ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele. Madonna, sono veramente un cameraman pessimo. Ciao!